Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i Patetici Digitali. In questo brevissimo video cercheremo di delineare la figura di Jean-Jacques Rousseau e di scoprire insieme se l'uomo per natura è buono e che cosa può averlo reso malvagio. Rousseau nasce a Ginevra, in Svizzera, da una famiglia modesta calvinista. Rimane orfano molto giovane e inizia a viaggiare fino a stabilirsi a Parigi, dove rappresenta alcune sue composizioni drammatiche e musicali. Tra il 1743 e il 1744 si reca a Venezia e diventa segretario dell'ambasciatore francese. Qui stringe amicizia con Diderot e Condillac e inizia a collaborare con l'Enciclopedia. Rousseau nel 1750 partecipa a un concorso indetto dall'Accademia delle Scienze di Digione sul tema se le scienze e le arti abbiano giovato a purificare i costumi. E scrivendo questo discorso vince un premio. Quel premio lo renderà poi famoso. Nel 1757 però rompe i rapporti con Diderot e D'Alembert e inizia a diventare ospite di alcune importanti famiglie aristocratiche e inizia a scrivere le sue opere più celebri, La Nuova Eloisa, Il Contratto Sociale e L'Emilio. In questo breve video parleremo del contratto sociale, mentre dedicheremo un altro video alla Nuova Eloisa e all'Emilio. In modo particolare, però, alcune delle sue opere iniziano ad essere condannate dal Parlamento di Parigi e anche da quello di Ginevra e quindi per sottrarsi all'arresto Rousseau fugge nel territorio del re di Prussia e in modo particolare vivrà per un certo periodo a Neuchâtel, dove scrive le lettere scritte appunto dalla montagna contro il governo di Ginevra. Poi torna a Parigi in incognito, si recherà in Inghilterra e appunto morirà nel 1778. Ora, proprio nei primi due discorsi che abbiamo citato prima, scritti da Rousseau per l'Accademia, troviamo già la tesi del filosofo secondo cui l'uomo dello stato di natura, cioè il primitivo, il buon selvaggio, è innocente. E a corrompere l'uomo sono state le scienze, le arti, la civiltà, chiamiamola, il progresso. Ora, però, precisiamo subito che per Rousseau lo stato di natura non è un periodo storico preciso, è un'ipotesi. E nello stato di natura, per Rousseau, l'uomo non è né buono né cattivo, sicuramente non è virtuoso, ma è innocente. Che cosa significa per Rousseau questo stato di innocenza? Significa che l'uomo segue un istinto. Questo istinto è l'amore per sé, che però non esclude l'amore per gli altri. Questo amore per sé non è però quell'egoismo che invece, Rousseau precisa, si trova nell'uomo che è, diciamo, come singolo individuo inserito nella società del progresso. La natura, per Rousseau, è condizione primitiva, mentre l'uomo della cultura è l'uomo corrotto. Un'altra caratteristica dell'uomo per natura, o l'uomo di natura, o l'uomo innocente, è l'uomo come essere socievole. E questo aspetto viene approfondito proprio nel secondo discorso di Rousseau, quando il pensatore appunto esplicita le sue riflessioni sulla origine della disuguaglianza. Rousseau sostiene che gli uomini primitivi vivevano felici. Perché? Perché erano tutti uguali, perché avevano proprietà in comune, mentre, secondo Rousseau, la disuguaglianza è stata introdotta con la proprietà privata. Quando l'uomo, spinto dalla cupidigia, ha iniziato a cingere una proprietà e a dichiarare questo è mio, sono iniziate le disuguaglianze. È da questo momento, secondo Rousseau, che gli uomini si sono divisi tra ricchi e poveri, padroni e schiavi, sfruttati e sfruttatori.
E espressione di questa corruzione sono anche le istituzioni politiche che mirano a conservare la proprietà, secondo Rousseau. Se nel discorso sull'origine della disuguaglianza Rousseau afferma che l'uomo per natura è libero, come facciamo a tornare in quella condizione di libertà? Rousseau risponde nell'opera dal titolo Contratto sociale. Qui afferma che per ricreare una società in cui le condizioni naturali di libertà e uguaglianza vengano rispettate il più possibile, è necessario un patto. Per natura, nessun uomo deve esercitare un'autorità su un altro uomo, se non tramite un consenso, esplicitato appunto in un patto. Attenzione però, perché questo patto non è un patto di soggezione, tipo quello che troviamo in Hobbes, ma è un patto di unione. Per Rousseau, infatti, in questa nuova società, nessuno deve trovarsi in una condizione di superiorità rispetto agli altri. Questa condizione è uguale per tutti. Infatti, la volontà del corpo sociale è unica e il titolare di questa sovranità è il popolo. Ciascun individuo affida con il proprio consenso tutti i poteri al popolo e si impegna a sottostare alla volontà del popolo. Il popolo si riunisce in un'assemblea che costituisce lo Stato. Attenzione però, perché allora il sovrano non è un monarca, ma il sovrano è il popolo. Ma allora quale forma, diciamo, quale istituzione a quale istituzione politica sostanzialmente poteva pensare Rousseau? Beh, certamente una democrazia, ma non liberale, è semmai una democrazia totalitaria, perché attribuisce la totalità dei poteri e dei diritti al popolo, inteso come totalità degli individui. Perché non è una democrazia liberale? Perché non riconosce a nessun individuo quei diritti inalienabili. Perché ciascuno affida tutti i propri diritti al popolo. Quindi è una democrazia anche diretta che non riconosce rappresentanza. La volontà generale del popolo quindi si esprime nelle leggi cui tutti necessariamente obbediscono. Un altro aspetto di quest'opera, Contratto sociale, è il rigore scientifico con cui è, diciamo così, scritta da Rousseau, perché Rousseau parte da un'ipotesi, quella dello stato di natura, e ne deduce necessariamente le conseguenze per l'organizzazione di una nuova società, libera e uguale. Nel video precedente, dedicato alla figura di Jean-Jacques Rousseau, abbiamo parlato dello stato di natura dell'uomo, dello stato di innocenza che Rousseau contrappone allo stato di corruzione dell'uomo nella società della cultura. E tutto questo aveva determinato l'esigenza di un patto sociale, perché l'uomo potesse davvero tornare a essere libero come in natura e sciogliersi dalle catene della società o appunto, dicevamo, della cultura. Infatti, per Rousseau, nel mondo primitivo tutto è di tutti. Per Rousseau, addirittura la cultura degli illuministi ha deturpato la natura. L'anima umana è stata proprio alterata dalla società, dai suoi errori e persino dalle conoscenze. Ora, per trasformare quindi lo spirito del popolo e realizzare quel contratto sociale di cui abbiamo parlato e fare in modo quindi che il singolo uomo riprenda contatto con il proprio mondo interiore, occorre recuperare il senso della virtù, intesa come una costante trasparenza, come un mutuo richiamo tra interno ed esterno.
E quindi è necessario educare alle nuove esigenze di questo patto sociale. E per poterlo fare sono necessarie due realtà, due elementi, la forza e il coraggio. È necessario quindi educare l'uomo ad ascoltare una voce superiore, quella della ragione. Ora, questa libertà dell'uomo per Rousseau chiaramente non deve essere una libertà capricciosa, ma appunto deve essere guidata da una voce superiore, dicevamo, dalla ragione. Ed è così che l'amore di sé diventa amore per gli altri. Le stesse passioni, che sono strumenti della nostra conservazione, sono da trasformare in strategie di difesa della comunità. Ora, questo itinerario educativo, di cui appunto Rousseau parla nell'Emilio, è un itinerario che è naturale, perché il fanciullo deve essere educato a sviluppare, diciamo, liberamente il suo naturale bisogno di muoversi e di giocare, anche di conoscere il proprio corpo, ma è anche graduale. Infatti, se la società è corrotta, Emilio, il fanciullo che deve essere educato, deve essere appunto educato lontano dalla società, ma deve essere educato dove? In campagna, dove abiti, cibi e attività sono semplici e soprattutto garantiscono la salute. Cosa significa che l'educazione deve essere graduale? E poi arriveremo a spiegare il motivo del titolo, educazione negativa, vedremo cosa intende Rousseau. L'educazione è graduale perché Emilio impara a leggere non prima del tempo o comunque in un momento preciso, ma quando ne sentirà il bisogno. Per esempio, quando gli si farà ricapitare un biglietto e dovrà leggerlo. Quindi da questa situazione nasce in lui l'esigenza di imparare a leggere, ma non perché gli è imposto. Inoltre a Emilio si devono raccontare le favole degli antichi. Quelle favole studiate che mettono, diciamo così, in satira i vizi umani. Il precettore può parlare di religione ai bambini? Sì, ma a suo tempo, cioè quando il bambino avrà pensieri e sentimenti sufficientemente maturi. Ora, dicevamo, Rousseau propone un'educazione, ovviamente è un'espressione messa tra virgolette, negativa. Perché? Perché il precettore non insegna al fanciullo, ad esempio, la virtù o la verità, ma fa in modo che il fanciullo si muova, agisca, tutelandosi in un certo senso dal vizio e dall'errore, dalla corruzione. Quindi, ad esempio, il maestro, più che compiere azioni come lo sgridare, il castigare, il minacciare o il predicare o il promettere un premio, il maestro, essendo ragionevole, non chiede al fanciullo più di quello che il fanciullo è in grado di intendere o di volere. Quindi, dicevo, il maestro non interviene neppure intempestivamente, lascia che le cose esercitino le loro conseguenze naturali. Ed è da quelle che Emilio impara. Facciamo degli esempi concreti. Se Emilio rompe un vetro, invece di essere sgridato, necessariamente patirà il freddo. Se Emilio guasta o imbratta delle suppellettili, invece di essere sgridato per quell'azione, dovrà impegnarsi fino a riparare, diciamo, il guaio che ha combinato. Ora, quindi il maestro che cosa deve fare? Lo abbandona se stesso Emilio? No, certamente farà in modo che Emilio cada in pericoli gravi, ma che nello stesso tempo faccia esperienza, quindi anche dove è necessario, dove c'è, diciamo, l'occasione, si faccia male, soffra magari anche.
Inoltre, dicevamo, Emilio impara direttamente dall'esperienza. Facciamo un esempio: se Emilio coltiva un campo che non è suo e poi lo ritrova sconvolto, Emilio imparerà che cosa sia la proprietà privata e che cosa sia necessario per garantire un'ordinata convivenza. Quindi il maestro interviene sempre solo, diciamo, in maniera indiretta, predispone le circostanze e lascia che siano i fatti, in qualche modo, a parlare, a educare, se vogliamo, più direttamente Emilio. Quindi il maestro non proclama alcun divieto verbale, tutt'al più aiuta Emilio a capire, a prevenirlo, dicevamo, da situazioni particolarmente gravi. Il fanciullo deve parlare senza vanità, con idee limitate ma precise. Abbiamo visto infatti che, diciamo, un eccesso di conoscenze è comunque espressione di corruzione. Al fanciullo non devono essere neppure insegnate molte cose, ma bisogna piuttosto fare in modo che nella testa del fanciullo entrino poche idee chiare e distinte. Qual è la funzione dei libri nell'educazione? Secondo Rousseau i libri sono sicuramente importanti, ma dicevamo lo sono ancora di più le esperienze dirette. Ad esempio, Emilio non studia geografia sui globi di carta, ma si rende conto sul terreno dell'ubicazione dei luoghi. Quindi, ad esempio, non discute neanche di astronomia, ma sa orientarsi nel bosco guardando la posizione dell'astro a mattina, a mezzogiorno o alla sera. Scrive proprio Rousseau: gli altri fanciulli leggono le carte, Emilio le fa. E qual è il libro per eccellenza per l'educazione di Emilio? Forse quella di un grande filosofo? No. Secondo Rousseau è la Robinson Crusoe, perché nella sua isola si trova solo, privo di aiuto da parte dei suoi simili. Non ha strumenti, in teoria, per poter provvedere alla propria sussistenza, ma è capace di cavarsela da solo, perfino raggiungendo un certo benessere. Quindi, oltre al sapere, è importante che Emilio impari a lavorare. E sono almeno due le attività eccelse: il lavoro dei campi, che è fondamentale, ma anche il lavoro di falegnameria, perché è un lavoro che aguzza anche l'ingegno e quindi è ancora più formativo. Carissimi amici, vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto lasciate un grande like e vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale per essere aggiornati sui prossimi contenuti. Grazie e buona serata a tutti.